Passiamo adesso a una grande attrice perché ha una popolarità incredibile. Questa è forse veramente è il numero uno, direi, in fatto di telenovelas. Viene dal Sud America e viene premiata per la telenovela Samba d'amore. Si tratta di Sonia Braga. Ecco, non c'è donna, non c'è casalinga, non c'è massaia, non c'è bambino che non segua Sonia Braga. Bentornati nella soffitta di Pippo, il posto dove il tempo si ferma, la memoria vibra e le dive continuano a farci girare la testa. Mettetevi comodi perché oggi apriamo una scatola che profuma di cinema internazionale. Pelle ambrata, sguardi magnetici e libertà assoluta. Prima di entrare nel vivo, lo sapete già, iscrivetevi alla soffitta di Pippo, attivate la campanella e lasciate un like se amate questi viaggi tra bellezza, cinema e mito. E nei commenti ditemi quale diva vorreste vedere nella prossima puntata. Oggi la protagonista è una donna che non è stata solo un'attrice, ma un vero terremoto sensuale nella storia del cinema mondiale. Parliamo di Sonia Braga. Nata in Brasile, a Maringá nel 1950, Sonia Braga cresce in una famiglia numerosa e scopre presto che il palcoscenico è casa sua. 14 anni. Quando avevi 14 anni, grazie. Ecco. Ma il primo grosso impegno è stato con Hair, sì, dove apparivi completamente spogliata, nuda, dobbiamo dire. Perché no, è caldo. Cantavi nuda, sì, a Hair era fatto così. Sì, è per questo. Ecco, e hai seguito poi una carriera di attrice senza veli per un certo periodo e poi sei diventata il sex symbol degli anni '80, però hai raggiunto la più vasta popolarità come regina delle telenovelas. Giovanissima entra nel mondo dello spettacolo, prima in teatro, poi in televisione. Ma è negli anni 70 che accade qualcosa di irripetibile. Il Brasile trova il suo volto più sensuale, più libero, più carismatico. Il punto di svolta arriva nel 1975, quando Sonia diventa Gabriela, la protagonista della celebre telenovela tratta dal romanzo di Jorge Amado. Gabriela non è una donna come le altre, è istinto, sorriso, pelle al sole, desiderio che non chiede permesso. Il pubblico brasiliano impazzisce e non solo per la storia. Sonia Braga diventa un simbolo, un'icona, una presenza che buca lo schermo come poche altre. L'anno dopo arriva il film che cambia tutto, Dona Flor e i suoi due mariti. Qui Sonia interpreta una donna divisa tra due uomini e due modi di vivere l'amore. Una commedia sensuale, ironica e intelligente che racconta il desiderio femminile senza ipocrisie. Il film è un successo clamoroso. In Brasile supera persino gli incassi di Colossal americani e porta il volto di Sonia Braga in tutto il mondo. Da quel momento non è più solo una star nazionale, è una diva internazionale. E attenzione, perché non stiamo parlando di una bellezza decorativa, no. Sonia Braga sceglie ruoli forti, scomodi, intensi. Sarai contenta, tu hai interpretato a Cannes, dove arrivi in questo momento, il film Il bacio della donna ragno, vero? E questo film ha ricevuto anche un premio, mi pare. In Adama Dolotassau interpreta una donna borghese soffocata dalle convenzioni, che cerca libertà e piacere rompendo ogni regola. È uno dei film più discussi del cinema brasiliano, audace, provocatorio e oggi considerato un vero cult. Nel 1981 arriva Eu Te Amo, un film quasi claustrofobico, basato sul dialogo, sul corpo, sulla tensione emotiva. Qui Sonia mostra tutta la sua forza drammatica, vincendo premi e confermando una cosa fondamentale. Dietro quella sensualità travolgente c'è un'attrice enorme. Negli anni '80 Sonia Braga compie il grande salto. Hollywood la chiama, lavora con registi importanti, ma soprattutto arriva Il bacio della donna ragno, diretto da Héctor Babenco. Un film intenso, politico, poetico. Sonia interpreta una figura quasi mitica, sospesa tra sogno e desiderio. Il film vince premi ovunque e lei ottiene una nomination ai Golden Globe. Ormai il suo nome è inciso nel cinema mondiale. Da lì in poi la vediamo accanto a Robert Redford, Clint Eastwood, Paul Mazursky. Sempre sensuale sì, ma mai banale. Sempre magnetica ma mai prigioniera di un cliché. E poi c'è il lato iconico, quello che non si può ignorare. Sonia Braga è stata una delle pochissime attrici a vivere il corpo come strumento artistico, senza paura e senza scandalo. Ha posato per Playboy, è apparsa in servizi fotografici memorabili, ha incarnato una femminilità libera, adulta, consapevole. Non una provocazione fine a se stessa, ma un'affermazione di identità. La stampa internazionale ha definita la Sofia Loren del Brasile, e non è un'esagerazione. Come Loren, Sonia Braga unisce carisma, talento, sensualità e forza. È una donna che entra in scena
e non chiede attenzione se la prende. Oggi Sônia Braga è considerata una delle più grandi attrici brasiliane di sempre. Il New York Times l'ha inserita tra i migliori interpreti del XXI secolo. Ma per noi, qui in soffitta, è soprattutto questo. Una donna che ha saputo trasformare il desiderio in linguaggio cinematografico, senza mai perdere dignità, profondità e stile. E allora, ditemelo voi amici soffittari, chi come Sônia Braga ha saputo essere così sensuale, così intensa, così libera? Se questa puntata vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e condividetela con chi ama il cinema che osa, che vibra, che resta addosso. E nei commenti scrivetemi il nome della prossima diva. La soffitta è grande e piena di storie che aspettano solo di essere raccontate.